Francesco Pagnello, consulente gastronomico, e bentornati sulla mia diretta del sabato mattina, attorno alle 10-11 del mattino. E oggi parleremo di, chiaramente come tutti i sabato mattina, raccolta spontanea delle erbe. Oggi la giornata apparentemente buona e molto ventilata. Mi trovo alle porte di Foggia, quindi sono praticamente a pochissimi chilometri dall'inizio della città di Foggia. Mi trovo agli orti sociali, io vi giro un attimo la telecamera per farvi vedere, qui alle spalle di questi alberi troverete delle persone, vedrete in lontananza delle persone che stanno lavorando la terra. Questi sono gli orti sociali della città di Foggia. E qui praticamente, adesso ve la giro meglio la telecamera, vediamo se riesco a inquadrare meglio. Qui un po' di gente viene a togliersi un po' di stress giustamente della vita giornaliera della città. È una bellissima iniziativa. Giro la telecamera, vediamo se in qualche modo riesco ad inquadrare. Allora, vedete a distanza c'è un po' di gente che sta lavorando in queste aiuole. Ok, allora adesso veniamo a noi. Oggi raccoglieremo le cime amarelle. Io sabato scorso ho raccolto i marasciupi che appartengono alla stessa famiglia. Oggi in realtà l'uscita era nata per la rucola, però non ho trovato dei campi di rucola che mi comunicassero un po' di importanza come raccolto. E sono, uscendo da Foggia, perché qui sto praticamente vicinissimo alla strada che viene fuori dalla città in direzione Manfredonia. Ho visto questo campo di cime amarelle fantastico e non ho potuto resistergli. Allora, le cime amarelle innanzitutto sono questi fiori gialli che vedete in lontananza, ma queste chiaramente sono spigate, quindi noi non attingeremo da queste piante, ma cercheremo di prenderle in questo stadio, vedete? Queste sono le cimette che vanno raccolte in questo modo, evitando di estirpare tutta la pianta, ma raccogliendo esclusivamente la cimetta, in modo tale che questo è un lavoro già pulito, già quasi pronto per essere lavato e poi chiaramente consumato. Vedete, la foglia è molto simile a quella della cima di rapa, il sapore è leggermente diverso, un po' più sciapo se mi passate il termine, però tutto sommato io non la preferisco al resto delle verdure, però vedendo questa abbondanza, vedendo questo campo così bello, non ho potuto che fermarmi e fare questo raccolto. Mia madre va pazza per questo tipo di verdura, quindi oggi farò felice nonna Anna. Ok, allora io adesso vado a posizionare il cavalletto, ci portiamo in una posizione un po' più vicina a dove è il punto migliore per la raccolta. Come potete vedere, io adesso mi sposterò. Qui sul terreno troverete i cardoni, i cardi selvatici. Voglio darvi un'anticipazione, ecco, stacco un attimo di nuovo la telecamera per mostrarvelo. Domani alle 18 ci sarà il strato sui cardi selvatici, eccolo qui. Questo sarà l'oggetto, anzi soggetto quasi, perché è enorme. Ragazzi, vedete, veramente è impressionante la grandezza di questo cardone. Quasi quasi lo raccolgo prima di andare via. Questo sarà praticamente l'oggetto del video di domani, che sarà trasmesso alle 18 come al solito ogni domenica pomeriggio. Ci sarà un volo con il drone, raccolta e finale. Allora mi avvicino, maggior concentrazione, posizionerò la telecamera e poi inizierò con la raccolta. Va bene, buona visione. Spero che la telecamera riesca a inquadrare un po' tutta i colori vivi così tanto speciali di questa natura, che è veramente molto colorata, molto bella. Allora, vedete, queste sono le cimette,
vanno raccolte in questo modo, quindi io prenderò esclusivamente quello che mi serve senza andare a estirpare la pianta, anche perché non so se qualcuno dopo di me vorrà continuare il raccolto, ma anche per un fatto puramente egoistico forse conviene più evitare di estirparla, ma prendere soltanto quello che serve. Mi sono venuto a mettere in mezzo ai cardoni e ai cardi selvatici e mi sto veramente pungendo. Allora forse è il caso che mi allontano da questa zona. Ok, allora posiziono qui la telecamera e mi muovo nella raccolta. Qui ce ne sono parecchi di piccoli, quindi sono meno alti. Dovete sapere che la verdura, le erbe spontanee devono essere sempre più raso suolo, quindi se sono più vicine al suolo sono sicuramente più tenere, perché una volta che l'erba spontanea inizia ad andare a svilupparsi in altezza, come in questo caso, vedete? Queste sono ancora, è la stessa pianta, è la cima amarella sempre, solo che questa è spigata. Spigata vuol dire che ha tirato fuori l'inflorescenza. Noi invece andremo a consumare il bocciolo dell'inflorescenza, fondamentalmente. Quelle sono le cime di rapa, le cime amarelle, i maraciuolli, quelli sono dei boccioli di fiori. Io cammino in mezzo a questi fiori e sento il profumo della natura, perché in effetti qui adesso siamo circondati da api, siamo circondati da insetti che di queste piante si nutrono. Eccezionale, ragazzi, c'è un'abbondanza di questa pianta qui che è qualcosa veramente di incredibile. Io chiaramente sto facendo esclusivamente la raccolta delle cime, però immaginate cosa vuol dire, veramente ce n'è una quantità smisurata. Parliamo adesso di ricette. Queste le possiamo consumare chiaramente con la pasta, ma possono essere tranquillamente consumate anche così, lessate con dell'olio, che può essere o dell'olio crudo, così senza ripassarlo in padella, o addirittura con dell'olio, immaginate dell'olio ben caldo, uno spicchio di aglio in camicia, un po' di peperoncino, diciamo qualche pezzettino di peperoncino tritato, senza esagerare, altrimenti si nascondono i sapori e va a celare quello che è il vero gusto della verdura. E poi automaticamente, vedete quante ce ne sono, e poi automaticamente messo, dopo aver lessato queste verdure, messo sulla verdura lessata e mischiato, quindi senza la pasta, e vi dico veramente un contorno eccezionale, un contorno buonissimo, contorno sano soprattutto, leggero. Io non so se sono ancora inquadrato dalla telecamera, però da questo lato in effetti ce ne sono tantissime. Io adesso tornerò visibile tra un po', il tempo che mi sposterò. Sì, vado verso l'inquadratura della telecamera. Nulla, dicevo, e poi lo potete consumare chiaramente con la pasta, che noi sapete benissimo che meridione d'Italia siamo pastaioli, quindi in questo caso potreste tranquillamente evitare anche le patate, ma farvi uno spaghettone di quelli trafilati al bronzo con questa verdura lessata. La procedura è sempre la stessa, la procedura della pasta con la verdura è sempre la stessa, ovvero sia importante è lessare prima la verdura. Chiaramente bisogna prima lavare la verdura, dopo averla lavata, forse è il caso che avvicini un po' la telecamera, altrimenti sono troppo distante dalla vostra portata. Quindi bisognerà prima lavare la verdura, mondarla, ma in questo caso specifico, per come sto facendo io il raccolto, adesso ve la faccio vedere qui dal sacchetto. Queste sono già cime,
vedo un attimo, sono già cime pulite, già cime pronte per essere soltanto lavate e poi messe in cottura. Quindi in questo caso andrebbero esclusivamente lavate. Nel caso in cui avvicino la telecamera ai punti di raccolta, nel caso in cui voi doveste mondarle precedentemente, chiaramente vanno rimossi tutte le parti più coriacee, le parti più legnose della verdura. Vediamo, l'inquadratura c'è, ok, cerco in questa zona e poi sfogliate, rimosse chiaramente tutte quelle che sono le cimette, che sono la parte più importante di questa verdura, e successivamente vanno messe a bollire in acqua bollente, quindi non mai dall'acqua fredda, ma sempre partire dall'acqua bollente. Vi do il consiglio di non aggiungere sale prima della cottura delle verdure, ma salate a metà percorso. Quindi fate partire con l'acqua a sciapa, aggiungete le verdure, dopodiché quando la verdura sarà quasi cotta aggiungeremo gli spaghettoni in questo caso, porteremo a completamento la cottura dello spaghetto, andiamo a scolare e aggiungiamo in una bowl, in una casseruola, insomma, io vi consiglio di evitare la padella in questo caso, quindi fuori dal fuoco andiamo a mettere in una ciotola olio extravergine di oliva, mescolate per bene e ragazzi il lavoro è fatto, non serve nient'altro, perché i profumi di queste verdure sono importanti. Se volete proprio, come dire, volete completare l'opera, un po' di peperoncino oppure dell'olio e aglio come vi ho detto prima. Allora, io penso di aver fatto una quantità sufficiente per fare questo bel regalo gradito alla mia mamma, perché sinceramente adesso vi svelo un segreto. Io il sabato mattina, diciamo il sabato in genere, lo utilizzo per le registrazioni video, perché durante la settimana sono preso con le consulenze gastronomiche. Però il sabato lo dedico completamente al mio canale YouTube. Quindi mi reco in campagna, faccio la raccolta delle verdure. Adesso ho inserito anche una nuova playlist in volo sulla Capitanata, in volo sulla provincia di Foggia con il mio piccolo drone. Bene, allora mi avvicino alla telecamera per salutarvi e per ricordarvi dell'appuntamento di domani pomeriggio alle ore 18 con la mega ricetta dei cardoni. Domani ci sarà anche una novità. Domani c'è l'intervento di Pasquale, il mio amico di Ascoli Satriano, qui in provincia di Foggia, grande sommelier appassionato di vini, che alla fine, quasi alla fine della ricetta, ci darà un consiglio su come abbinare un vino a quelle che sono la pasta, patate e cardoni. Quindi quelli che avete visto qui attorno a me, i cardoni spinosi, diventeranno protagonisti di un piatto importante, ma un piatto antico. Vedete? Allora, questo è il mio raccolto di oggi. Questo è sufficiente per una famiglia di 4 persone, quindi è pulito, è perfetto, è pulito. Sono circa mezzo chilo di foglia pulita, pronta per essere cucinata. Allora ragazzi, vi saluto e vi invito ad iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Condividete questo bel video, questi bei colori soprattutto, non perché io sia bello, ma i colori che ci sono attorno a me sono veramente meravigliosi. Oggi poi il tempo mi sta anche accompagnando, a differenza di sabato scorso che sono uscito con la pioggia, con il tempo che era terribile. Va bene, vi saluto qui da Masseria De Vargas alle porte di Foggia, un abbraccio a tutti, alla prossima.